Ma che contenuti vi sto portando, ragazzi? L'altra volta 851 Superbike, Ducati e la nuova V4S 2022, quella che vedete praticamente in tutti i video. Quest'oggi invece Honda VTR SP1. Qualche nostalgico che sta guardando questo video sarà già lì in atteggiamenti non molto consoni. E invece a sinistra la mia rivale nel National, quella moto che sul rettilineo ci fa penare molto, con il buon Saltarelli. E quindi ho detto, perché non provare a unire le due cose, fare un mega test e vedere innanzitutto come va un mostro degli anni passati e poi salire sulla concorrenza attuale e vedere l'evoluzione della specie. Come l'altra volta, moto gommate tutte e due con Diablo rosso 4 corsa, in modo da avere un giudizio molto più, secondo me, veritiero, dato che nel passato non esistevano gomme Superbike con grip incredibili come abbiamo oggi. Quindi un prodotto come quello di Pirelli, che ha portato sul mercato da pochissimo, che si pone come un qualcosa molto race for fun, quindi prendete la moto, partite da casa e andate in pista a divertirvi e tornate a casa sempre con le stesse gomme, diciamo che poteva essere un qualcosa secondo me di azzeccato. Adesso pronti via, entreremo con la nostra cara vecchietta, si fa per dire perché è un mostro, ai tempi era il non plus ultra, chissà se manterrà la nomea di quella moto scorbutica, indomabile, che solo i più valorosi guerrieri da Superbike potevano portare al limite. Minchia. Che strana. Bene signore e signori, siamo in sella a una storica Honda SP1 VTR. Qui si sente già che è una moto molto più vicina ai giorni nostri. L'impostazione di guida è molto più caricata sul davanti rispetto all'851, ma è normale. I freni direi che frenano. Comunque, che dire di questa milfona della casa alata? Porco, ecco, ho grattato non so che cosa. Diciamo che la luce a terra, avendo ancora il cavalletto, non è proprio il suo forte. Quindi Luca, non piegare troppo, perché sennò andiamo a pescare le patate anche se non si pescano. Nei cambi di direzione è un po' un elefante, ma direi che è normale. Il motore, devo dire, è uno spettacolo, stralineare, tanta coppia sotto, bello. E ragazzi, vi dirò di più, mi sa che ho detto una grossissima cazzata. Pensavo non ci fosse l'antisaltellamento e invece vedo che tirando giù le marce non mi dà grossi problemi. Ragazzi, fa un caldo torrido e nonostante tutto le gomme si stanno comportando da Dio. Comunque devo dirvi, la moto si guida veramente bene, è un po' pesante nei cambi di direzione. Porco zio, mi hanno spostato le carene, mamma mia, che bara ragazzi. Eccolo, ma noi ci facciamo valere adesso. Una cosa che mi ha stupito di questa Honda rispetto alla prova del Ducati che avevamo fatto un po' di tempo fa è come
già negli anni 2000 la posizione in sella sia molto più caricata in avanti. Diciamo che è una via di mezzo appunto tra l'851 e il nuovo V4, se così vogliamo dirlo. Se c'è un motivo tecnico? Ci sono stati degli aggiornamenti e ovviamente delle migliorie tra le moto degli anni 80 e quelle degli anni 90, che sono molto più simili alle moto degli anni 2000, 2010 e quant'altro, e specialmente Honda, che è andata con una moto molto simile alle superbike vere anche su strada. Abbiamo una moto molto più congeniale a un pilota dei giorni nostri. Infatti Honda tende ad avere un assetto un po' più sull'avantreno ma abbastanza bilanciato, contrariamente alle moto magari molto più vecchie che hanno un bilanciamento molto più sul posteriore. Infatti Ducati la sentivo proprio, cioè eri incassato dentro la moto. Qui già sei molto più in alto, molto più puntato sul davanti e la potenza frenante è un'altra cosa. Sì, anche se progettualmente ci sono solo 5-6 anni, è stato fatto un passo in avanti proprio in quei periodi veramente notevole. Lì c'è stato un grande step da facciamo una moto stradale a facciamo una moto stradale ma per correrci. Esattamente. Comunque la cosa più bella, senza ombra di dubbio, è l'erogazione del motore. Ti porta fuori dalle curve con una dolcezza. Tutti me l'hanno dipinta come una moto maschia, ignorante, invece si fa guidare veramente veramente bene. Adesso sono curioso di salire sul 1000 RRR Honda e vedere questi anni di evoluzione cosa hanno portato. Che seduta strana! Porco zio, poi come spinge. Allora, qui è più difficile parlare rispetto alla VTR, perché spinge da far schifo. Secondo motivo, perché urla da far paura. Ueila. Il motore è un qualcosa di spaziale, è un 1000 un pochino vuoto sotto, ma quando prende, mamma mia! E già che ci sono voglio ringraziare il team RB Moto Racing per avermi dato questo gioiello per fare la prova contro la VTR SP1. È inutile che vi sto a dire che non c'entrano niente, ovviamente. La cosa bella è che si sente proprio che è un'evoluzione. Honda mi aveva un po' deluso perché, cavoli, ha tenuto per 12 anni la stessa moto con la quale il buon Johnny Ria aveva fatto i miracoli, vinceva qualche gara, ma purtroppo i miracoli anche lui non era ancora pronto a farli. Ma questa è veramente la prima CBR secondo me nella quale hanno investito parecchio, hanno voluto fare un bello step. Un 4 cilindri in linea che va così forte è incredibile. Cioè, rispetto a prima dove cambiavo le marce a 9500 giri, adesso si vola! Si vola! Fino ai 15.000 e passa. La cosa che non mi piace per niente, purtroppo, è la seduta. Dal mio punto di vista c'è veramente tanto lavoro da fare. Sei seduto praticamente su un trespolo e sei tutto caricato sul davanti. Ragazzi, che viaggio nel tempo. Devo dire che mi sono innamorato. Secondo me è la prima moto di qualche anno fa che non ha deluso le mie aspettative. Ha tenuto tranquillamente un sacco di giri consecutivi. Mi aspettavo che i freni andassero per la tangente, invece assolutamente tanta roba. Ovviamente i chili un pochino si facevano sentire, un po' di fatica nel farla tornare alla corda, ma pensando che questa moto è degli anni 90 mi fa venire sinceramente i brividi. La seduta che ho trovato comunque su questa Honda mi è piaciuta di più di quella attuale, perché qua siamo ancora in una situazione abbastanza neutra. Qui invece siamo veramente tanto caricati in avanti e secondo me ci si può lavorare, perché immagino ai piloti e via dicendo cambia molto, però comunque
l'ho trovata una moto sempre molto rivolta all'utilizzo stradale e non sportiva come magari Ducati, insomma. Honda è sempre stata più improntata al pubblico stradale, ma secondo me con due accorgimenti, come vediamo appunto anche nel National, è una moto che stock va fortissimo. Posso capire il perché il caro Bautista facesse un po' più di fatica su questa moto qui, perché è un po' più gnucca, è un po' più difficile da guidare e devi portarla tu. Non è lei che ti guida ed è una lama, diciamo un po' più ignorante. Quindi c'è a chi piace, c'è a chi non piace. Probabilmente quando si va a un elevato livello di prestazioni come la Superbike pecca ancora un pochino, però invece a livello stock col motore che ha, insomma, si può dire poco. Ragazzi, un 1000 del genere non lo vedevo veramente da tanto tempo. E 4 cilindri in linea, ricordiamocelo. Altra cosa veramente interessante, il divario di secondi. 20 anni di divario, 13 secondi di differenza. Non so se è quello che vi aspettavate, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io sto cremando come state vedendo, quindi è l'ora ragazzi di salutarvi e come al solito gas e ci vediamo al prossimo video.